Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme per un progettino last minute, all'ultimo minuto, come si suol dire, realizzeremo insieme il sottobicchiere e vi farò vedere che la lavorazione è uguale anche per realizzare il sottopiatto, che è questa a forma di stella. Quindi un progetto natalizio che potete fare durante tutto l'arco delle feste per adornare le vostre tavole. Purtroppo, come ben sappiamo, a Natale non si possono fare grandi cenoni, però giustamente la cena in famiglia non mancherà. Quindi, eh, anche per uno spirito natalizio in più, perché non addobbare la nostra tavola con dei progettini fatti a mano, oppure un'ottima idea regalo, comunque per includerli in un regalo di Natale. Oggi realizzeremo il sottobicchiere con lavorazione uguale al sottopiatto. Prima di iniziare la lavorazione vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Per la realizzazione di questo progetto, quindi sia per il sottobicchiere e sia per il sottopiatto, utilizzeremo cotone numero 5 rosso. Poi voi sul colore fate voi, perché li potete realizzare dei colori che più vi piacciono, però io, visto il tema natalizio, l'ho realizzato rosso. Uncinetto 1,75 e avremo bisogno di un paio di forbici, quindi ci possiamo mettere subito al lavoro. Prendiamo il cotone e l'uncinetto. Allora, facciamo un cerchio magico. In questo cerchio magico lavoreremo, prendiamo quindi il filo, lo tiriamo e lavoreremo 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta e altre 11 maglie alte, quindi in totale devono essere 12. Quindi facciamo la seconda, la terza, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tiriamo la codina del cerchio magico e stringiamo. Ci richiudiamo nella terza catenella che abbiamo formato all'inizio con maglia bassissima. Ci rialziamo sempre con 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta. Prendiamo il filo sull'uncinetto e nella stessa maglia di base facciamo un'altra maglia alta, 2 catenelle e sempre nella stessa maglia di base facciamo 2 maglie alte. Quindi lavoreremo 2 maglie alte. Io in questo caso 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta, un'altra maglia alta, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso punto di base. Prendiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo un punto, andiamo nell'altro e rifacciamo la stessa cosa, quindi lavoriamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso punto. Saltiamo una maglia e nella prossima lavoreremo sempre lo stesso modulo, 2 maglie alte,
2 catenelle e 2 maglie alte, tutte nello stesso punto. E alla fine ci dovremmo ritrovare con 6 gruppetti, quindi lavoriamo fino alla fine e ci dobbiamo ritrovare appunto con 6 gruppetti di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Arrivati alla fine ci ritroviamo con 3 maglie nel giro precedente, ne saltiamo una e facciamo l'ultimo gruppetto di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso punto. E ci chiudiamo precisamente non nella prima maglia ma nella seconda maglia che abbiamo effettuato con maglia bassissima. Riprendiamo la lavorazione con 3 catenelle, sempre ci sostituiscono la prima maglia alta e nel primo foro, quello costituito dalle 2 catenelle, lavoriamo 3 maglie alte. Quindi avremo in tutto 4 maglie alte comprese la maglia che è sostituita dalle 3 catenelle. Facciamo 3 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto e sempre nello stesso foro lavoriamo 3 maglie alte. Prendiamo il filo sull'uncinetto e andiamo nella prima maglia alta che abbiamo a disposizione e ne lavoriamo un'altra. Quindi delle 2 maglie alte sottostanti andremo a prendere solo la prima e salteremo invece la seconda. Quindi fatto le 4 maglie alte, 3 catenelle e 4 maglie alte, prendiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo la maglia alta sottostante del gruppetto e saltiamo anche l'altra, quindi saltiamo 2 maglie e andiamo nella terza maglia alta sottostante e qui lavoriamo una maglia alta. Entriamo con l'uncinetto nel foro e lavoriamo sempre 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Sempre nello stesso foro. Quindi abbiamo fatto 3 maglie alte, 2 e facciamo la terza. Filo sull'uncinetto e andiamo nella maglia alta successiva, stando attenti a prendere proprio la maglia, quindi non prendendo il centro perché magari rischiamo di prendere l'altra maglia. Quindi vi faccio vedere. Dalla parte sottostante lavoriamo la maglia alta in corrispondenza delle catenelle, quindi la prima maglia alta, poi 3 maglie alte dentro il foro, 3 catenelle, 3 maglie alte e poi andiamo a prendere la maglia alta sottostante successiva. Filo sull'uncinetto, saltiamo 1, 2 e andiamo nella maglia alta proprio vicino al foro e facciamo una maglia alta e ripetiamo quello che abbiamo già fatto: 3 maglie alte nel foro, 3 catenelle e 3 maglie alte, sempre nello stesso foro.
filo sull'uncinetto e prendiamo proprio la prima maglia alta che si presenta, quindi faremo 4 maglie alte in tutto e così continueremo a lavorare fino alla fine. Fatto l'ultimo gruppetto, ci ricongiungiamo, qua abbiamo le 3 catenelle nella seconda, quindi prendiamo la seconda maglia, quindi non nella terza catenella ma nella maglia successiva con maglia bassissima, quindi ci rialziamo sempre con 3 catenelle e lavoreremo nelle maglie sottostanti, quindi la prima l'abbiamo fatta nella seconda maglia sottostante, quindi ce ne restano 3, quindi 1 2 3. Nell'archetto andremo a lavorare sempre 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Sempre nello stesso archetto. Prendiamo il filo sull'uncinetto e andiamo nella prima maglia alta che abbiamo sottostante, cercando di prendere proprio la maglia alta che abbiamo di sotto, quindi e facciamo una maglia alta, facciamo la seconda e facciamo la terza, praticamente dobbiamo saltare l'ultima maglia come abbiamo fatto nel giro precedente, quindi lavoreremo 6 maglie alte, quindi 3 fuori e 3 dentro l'archetto, dentro il foro, 3 catenelle e 6 maglie alte. Prendiamo il filo sull'uncinetto e saltiamo 1, saltiamo la prima del prossimo giro e ci ricongiungiamo con la seconda e rifacciamo la stessa cosa. Lavoriamo le prime 3 maglie, 1 2 e 3, poi lavoriamo nell'archetto 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte e continueremo così fino alla fine. Quello che vi volevo far capire è una cosa semplicissima. Se capite questo meccanismo vi verrà semplicissimo farla senza diciamo scrivervi più di tanto. Nel primo giro, dopo il cerchio magico, abbiamo fatto 2 maglie alte, se voi vi ricordate, 2 catenelle e 2 maglie alte. Nel secondo giro, comprese con l'archetto, abbiamo lavorato 4 maglie alte, 3 catenelle e 4 maglie alte. Nel terzo giro lavoriamo 6 maglie alte, 3 catenelle e 6 maglie alte. Nel prossimo giro verranno lavorate 8 maglie alte, 3 catenelle, 8 maglie alte e così via, aggiungendo 2 maglie per giro. Quindi il lavoro procederà sempre lineare, rialzandoci voi basta contare, dovreste avere per ogni giro che fate 2 maglie in più e così otterremo la grandezza desiderata, in questo caso il sottopiatto e la stessa lavorazione fatta a proseguire. Quindi è una lavorazione che ci permette di fare non solo sottopiatto, sottobicchiere, possiamo fare una sottotazza, possiamo fare una stella più grande o una stella più piccola e perché no, possiamo fare anche un centro grande, un centro tavola, possiamo fare un coprivassoio della grandezza che vogliamo, proprio per questo motivo, perché è facilmente adattabile a tutte le misure. Quindi noi continueremo a lavorare, in questo caso 6 maglie alte, 3 catenelle e 6 maglie alte fino alla fine del giro e poi proseguiremo insieme.
Arrivate alla fine, sempre delle 6 maglie alte, 3 catenelle e 6 maglie alte, quindi in questo caso vado a fare le mie maglie alte, sempre saltando una maglia sottostante. Ci uniamo, qui abbiamo le 3 catenelle, 1 2 3, non ci dobbiamo unire nella terza ma nella maglia successiva, quindi questa qui, e chiudiamo con maglia bassissima. Quindi ci spostiamo, è come se ci spostiamo nella maglia che poi ora andremo a lavorare. Quindi andremo a fare un altro giro. Il sottobicchiere che io ho realizzato, che è questo qua, ho fatto precisamente altri 2 giri, quindi stiamo per finirlo. È velocissimo, velocissimo veramente da fare, è molto semplice. Ci rialziamo sempre con 3 catenelle e lavoriamo le maglie sottostanti che ci ritroviamo. In questo caso sappiamo che, comprese le maglie che lavoreremo nel foro, dovremo avere 8 maglie alte, quindi lavoreremo 3, 4 e 5 e nel foro altre 3, quindi 6, 7 e 8. Quindi abbiamo una lavorazione regolare che deve aumentare sempre di 2 maglie alte per ogni giro. 3 catenelle, rientriamo sempre nel foro e facciamo le nostre 3 maglie alte, 1 2 e 3, e poi prendiamo la prima maglia alta sottostante, lavoriamo la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta, sempre per ogni giro lasciando una maglia alta sottostante, quindi 8 maglie alte. Filo sull'uncinetto nel prossimo giro. Queste 2 maglie alte in prossimità vicine si saltano, quindi saltiamo la prima e la seconda ed entriamo nella terza maglia alta e facciamo sempre la stessa cosa. 1 2 3 4 e 5. 3 maglie alte le facciamo nel foro, 3 catenelle e sempre il totale di 8 maglie alte, e continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivati alla fine ci chiudiamo sempre non nella terza catenella ma nella maglia successiva con maglia bassissima, e da qui inizieremo l'ultimo giro. Quindi faremo 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta e poi faremo 2 3 4 5 6 e 7, quindi 7 maglie alte. Nel foro faremo sempre le nostre 3 maglie alte, quindi avremo in totale 10 maglie alte. 3 catenelle e dall'altra parte nel foro faremo le 3 maglie alte, 1 2 e 3,
e 7 maglie alte nelle maglie che abbiamo a disposizione sottostanti. Quindi conteremo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Come vedete ci avanza sempre l'ultima maglia alta che non lavoreremo e ci agganciamo sempre saltando l'ultima e la prima dall'altra parte alla seconda, sempre facendo 7 maglie alte sulle maglie alte e 3 maglie alte nel foro, e tutto questo lo lavoreremo fino ad arrivare alla fine. Arrivati all'ultimo punto ci chiudiamo sempre nella seconda maglia alta che abbiamo formato. Qui abbiamo formato la nostra stellina. Io ho deciso di farla di questa misura perché in base ai miei bicchieri l'ho fatta così. Voi la potete fare più piccola o più grande, sempre aumentando di 2 punti, quindi non vi potete confondere perché la lavorazione non è che siete voi ad aumentare, ma è la lavorazione stessa. Quindi facendo lo stesso procedimento vi ritroverete, al posto di 10 maglie alte, ve ne troverete al prossimo giro 12, dopo 14, 16, 18, 20, quindi la potete fare grande quanto volete. Tant'è vero che la lavorazione del sottopiatto è proprio così. Quindi io ho continuato sempre aumentando, diciamo, la lavorazione porta ad avere un aumento di 2 maglie a giro, e quindi sono arrivata alla grandezza, ad esempio, che volevo il sottopiatto, e voi potete fare la stessa cosa in base a quello che dovete fare e in base alla grandezza che vi serve. Potete lasciarla così anche il sottopiatto perché è bella lo stesso. Potete passare magari a maglie basse un filo colorato, un filo lurex diverso. Io in questo caso l'ho fatta con questo, diciamo, questa lavorazione che a me piace tanto e mi sembra ancora più bella. Poi sono dei gusti personali, quindi io vi propongo questa lavorazione, però voi il contorno lo potete fare come volete. Quindi abbiamo chiuso con maglia bassissima. Da questo punto ci rialziamo con 3 catenelle. Nello stesso punto entriamo e facciamo 2 maglie alte, quindi la prima e la seconda nello stesso punto. Poi saltiamo una maglia di base e nella successiva entriamo e chiudiamo con maglia bassissima. Ci rialziamo sempre con 3 catenelle, facciamo sempre nello stesso punto 2 maglie alte, 1 e 2, saltiamo una maglia di base, entriamo nella successiva e facciamo una maglia bassissima, 3 catenelle, nello stesso punto 2 maglie alte, saltiamo una maglia ed entriamo nella successiva. Come vedete nella lavorazione ci vengono 3 archettini, chiamiamoli così, e ci avanzano 2 maglie. Prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia successiva e facciamo una mezza maglia alta. L'ultima la saltiamo ed entriamo prendendo il filo sull'uncinetto nell'archetto e facciamo e lavoriamo 5 maglie alte, 3, 4 e 5. Dall'altra parte ripeteremo quello che abbiamo fatto, quindi abbiamo fatto le 5 maglie alte, prendiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo la prima maglia
andiamo alla successiva e faremo una mezza maglia alta. Entriamo nella maglia dopo, quindi quella seguente, con maglia bassissima, e qui ci rialziamo con le 3 catenelle. Facciamo sempre le 2 maglie alte, 1 e 2, saltiamo una maglia di base, entriamo nella successiva e chiudiamo con maglia bassissima. Quindi ripetiamo quello che abbiamo fatto da una parte, lo ripetiamo dall'altra. Ci dovrebbero venire per questo piccolino 3 archettini per lato, quindi facciamo sempre catenelle, 2 maglie alte, saltiamo una maglia di base, entriamo nella successiva e chiudiamo a maglia bassissima. Sempre dove abbiamo chiuso ci rialziamo sempre con le 3 catenelle, facciamo sempre le 2 maglie alte, saltiamo una maglia e nella prossima ci chiudiamo con maglia bassissima. In prossimità qua dell'estremità di sotto, quindi non di sopra, ci rimane una maglia alta, entriamo, praticamente ci siamo chiusi con la maglia bassissima, entriamo nella successiva e facciamo una maglia bassissima, entriamo dall'altra parte e facciamo una maglia bassissima ed entriamo sempre nella successiva e facciamo la maglia bassissima. Quindi ci siamo chiusi con maglia bassissima, le 2 che ci sono all'estremità di una punta e l'estremità dell'altra nella parte bassa facciamo maglie bassissime e nella seconda entriamo con maglia bassissima e ci rialziamo con le 3 catenelle e facciamo sempre 2 maglie alte, saltiamo una catenella di base, andiamo alla prossima e chiudiamo, ci agganciamo con maglia bassissima e continuiamo quello che abbiamo fatto da questa parte, quindi sempre saltando, facendo la stessa lavorazione, e questo lo dobbiamo fare per tutte le 6 punte della nostra stellina. Quindi saltiamo una maglia, andiamo alla successiva, facciamo maglia bassissima, quindi abbiamo ottenuto il secondo. Ora faremo il terzo e poi ci lavoreremo la punta come abbiamo fatto da questa parte, e questo lo faremo fino alla fine. Arrivati qui alla fine abbiamo fatti 3, ci chiudiamo, saltiamo una catenella, una maglia di base e ci chiudiamo con maglia bassissima e nella maglia successiva facciamo una maglia bassissima e abbiamo terminato. Sistemiamo il lavoro, che sembra arricciato perché giustamente lo abbiamo lavorato e quindi giustamente tenendolo si è un po' arricciato. Questi infatti poi vengono stirati per bene e assumono proprio questa forma qui, bella stirata. Quindi possiamo tagliare il filo e il nostro sottobicchiere è terminato. E qui abbiamo il nostro sottobicchiere che io poi ora stirerò e vi farò vedere. Per quanto riguarda il sottopiatto, per farvi vedere un pochino la lavorazione, io ho iniziato da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Quindi sono arrivata a lavorare 24 maglie alte, 3 catenelle e 24 maglie alte, e ho ottenuto, con il tipo di cotone che ho ottenuto, questa grandezza. Voi, se utilizzate un cotone più grosso con meno giri, riuscirete ad ottenere
uguale grandezza. Per quanto riguarda la stellina, abbiamo fatto dei giri minori rispetto al sottopiatto, quindi il sottobicchiere. È sicuramente un regalo graditissimo e un'occasione per addobbare la tavola in modo veramente bello, perché sono molto belli, sono abbastanza appariscenti, hanno questa forma di stella che comunque sia per queste feste adornano sicuramente le nostre tavole. Io l'anno scorso ne ho regalati 6 sottopiatti, sono stati veramente accettati, non solo, sono stati molto utilizzati perché poi mi sono ritrovata da questa persona che ce li aveva a tavola. Quindi per me questo è stato un, diciamo, sono stata ripagata di tutto il lavoro fatto, quindi io vi consiglio anche di utilizzarli come dei regalini per questo Natale o per le prossime feste. Un lavoro semplicissimo, ripeto, velocissimo da fare, quindi vi potete comunque mettere già subito al lavoro e potete comunque realizzare un qualcosa per rendere questo Natale un pochino più diverso. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un mi piace al video, se avete delle domande da fare commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook Passione Uncinetto, sarò lieta di rispondervi. Prima di salutarvi vi volevo fare i migliori auguri per un sereno e felice Natale. Spero che questo periodo passi presto e che insieme, osservando tutte le regole, riusciremo a superare anche questo periodo un po' brutto. Quindi vi auguro veramente un sereno, più che felice, ma sereno Natale. Vi ringrazio di avermi seguita ed io vi do appuntamento al prossimo video.